Abbiamo messo le basi per costruire una squadra e una società vincente. Abbiamo iniziato alla grande la stagione ed ora siamo primi a pari punti col Padova. Ora dovremo affrontare 2 mesi di partite con Arzignano, Triestina e Padova, le partite più importanti. Riusciremo a dare un primo strappo alla classifica in questo episodio? Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti al terzo episodio della carriera realistica su Football Manager 2024 alla guida della gloriosa Pro Vercelli. Ma direi di non perdere ulteriore tempo. Iniziamo con la prima settimana. Durante questi giorni ho notato una crescita sorprendente in un giovane difensore centrale di 17 anni, Stefano Collina. Sta migliorando a vista d'occhio e sembra avere tutto per diventare un pilastro del futuro. Non ho perso tempo, ho subito preparato un'offerta da professionista, assegnandogli il ruolo di potenziale campione. Abbiamo trovato un accordo per un biennale da 32.500 euro annui, con un bonus minimo. Il ragazzo ha accettato pochi giorni dopo. Ma non arrivano solo buone notizie. In allenamento il nostro portiere titolare, Matteo Rizzo, ha accusato un dolore durante un cambio di direzione. Starà fermo per circa 3 settimane, un'assenza pesante proprio in vista della trasferta contro l'Arzignano. Proviamo comunque a concentrarci. Il report del nostro osservatore evidenzia 2 punti deboli degli avversari. Nelle ultime 18 partite hanno subito 6 gol da palle filtranti e altri 6 sul loro lato destro. Per questo modifichiamo la tattica. Chiediamo ai nostri di giocare con passaggi più lunghi, ritmo più basso e attaccare gli spazi, concentrando le avanzate sul lato sinistro, ovvero la loro fascia destra, quella più vulnerabile. Ma c'è anche un punto di forza avversario che mi preoccupa. Ben 9 assist su 26 totali sono arrivati da cross. Per questo chiediamo alla squadra di contrastare attivamente i traversoni. Ora siamo davvero pronti, si scende in campo. Tra le novità nella formazione titolare, Franchi prende il posto di Rizzo in porta, mentre Comi e Schienetti, non al meglio, partono dalla panchina. Al loro posto giocano Contaldo e Safià. La gara inizia con un buon controllo del possesso, ma al 12° Sbraga sbaglia l'intervento sul lancio lungo, lasciando strada libera a Benedetti. Per fortuna Franchi è reattivo e devia in angolo. Pochi spunti fino al 35°, quando De Marino pesca in profondità Contaldo. Il trequartista prova il tiro da posizione defilata. Il portiere respinge, ma il pallone resta lì, sulla linea. Safià si fionda assieme a un difensore e dopo rimpallo la palla carambola in rete. Siamo in vantaggio, ma dura poco. 3 minuti dopo, su corner, concediamo un colpo di testa che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Menabò è il più rapido di tutti e insacca il pareggio. Si va a riposo sull'1-1. La prestazione è sottotono e soprattutto nella parte finale abbiamo subito troppi cross pericolosi. A inizio ripresa un altro lancio lungo pesca ancora Menabò. Franchi salva tutto ancora una volta. A quel punto cambio approccio e chiedo alla squadra di forzare gli avversari a giocare centralmente dove abbiamo più densità. La mossa sembra funzionare. Per 20 minuti infatti controlliamo meglio la gara. All'83° Carrosso serve Pannitteri che appoggia per Emanuello al limite. Il centrocampista cerca l'angolino ma il portiere riesce a salvarsi. All'88° l'Arzignano ha avuto un'ultima occasione su punizione ma il tiro è stato fuori misura. L'arbitro fischia la fine, è 1-1. Se nella seconda metà del secondo tempo siamo cresciuti, per oltre un'ora abbiamo subito troppo. Solo grazie a Franchi siamo riusciti a portare a casa un punto. Analizzando i dati si nota che abbiamo respinto solo 4 cross mentre 10 di quelli non respinti hanno portato a una conclusione. L'analisi iniziale era quasi perfetta ma mancava un tassello, quello aggiunto nel secondo tempo. Peccato averlo inserito così tardi e aver messo così tanto in difficoltà i nostri ragazzi. A metà della settimana successiva abbiamo affrontato il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, superando la Triestina per 1-0 grazie a una splendida azione corale. Tutta la squadra, composta interamente da seconda linea, ha giocato alla grande, fatta eccezione per un paio di elementi. L'azione del gol nasce da una combinazione perfetta. La Rosa trova centralmente Contaldo che di prima libera Pino sulla destra. L'ala serve all'indietro lo stesso Contaldo che con un destro potente infila la palla sotto la traversa. Nei giorni successivi sia Iezzi che Comi sono tornati a chiedere un incontro. Ancora una volta entrambi con la stessa richiesta: lasciare la squadra prima della scadenza del contratto. Dal momento che avevo già in programma di venderli a gennaio per evitare di perderli a zero, ho deciso di acconsentire. A fine settimana abbiamo ospitato Aleste, fanalino di coda in classifica. La partita è stata a senso unico, vittoria per 3-1 con un solo tiro concesso, purtroppo trasformato al minuto 87. Schienetti ha aperto le marcature su rigore spiazzando il portiere. Poco dopo Emanuello ha raddoppiato con un sinistro micidiale dopo essersi liberato al limite dell'area. Pannitteri ha chiuso i conti arrivando per primo sulla respinta della traversa dopo il tiro di Contaldo. Il gol dall'est è arrivato a causa di un errore di Franchi che si è tuffato in ritardo su un tiro centrale di Aiola. All'inizio della settimana seguente i nostri osservatori ci segnalano un nuovo potenziale acquisto per l'Under 20, Steve Lichebeli, difensore centrale belga di 18 anni. L'unico vero limite è la marcatura, ma ha convinto gli osservatori, quindi proviamo a prenderlo. Gli offriamo un contratto da potenziale campione, 2 anni a 36.500 euro l'anno, con bonus addirittura più generosi rispetto al solito. L'Union Saint-Gilloise però se ne accorge e propone un contratto al ragazzo, che decide di restare con loro. Pazienza, cercheremo un altro profilo. A metà settimana arriva un'altra tegola. Durante un contrasto in allenamento
Alessandro La Rosa riporta un taglio profondo alla coscia e starà fuori per 2 settimane. Chiudiamo infine la terza settimana di novembre con la trasferta contro la Virtus Verona. Vittoria per 2-1 in una gara ben gestita da quasi tutti i nostri giocatori, eccezione fatta per Condello, apparso in difficoltà. Safia ha aperto le danze poco prima dell'intervallo, raccogliendo un cross basso di De Marino. Al 75esimo Schienetti ha raddoppiato con un missile dal limite dell'area. Fortuna che l'ha fatto, perché 2 minuti dopo abbiamo concesso rigore, che Fabbro ha trasformato con freddezza. Il 23 novembre è arrivata anche un'ottima notizia. La società, soddisfatta del nostro lavoro, ci ha proposto il rinnovo. Abbiamo infatti firmato per altri 2 anni, a 136.000 euro all'anno. Nessuna novità rilevante nei giorni successivi, perciò ci concentriamo subito sul prossimo match, in casa contro la Triestina, attualmente terza in classifica. Il report dell'osservatore ci rivela che la Triestina ha subito 17 gol in stagione, quasi la metà su cross. Inoltre, ben 7 di quei gol sono arrivati sulla loro fascia sinistra. Per sfruttare queste debolezze, chiediamo ai nostri di grossare dalla tre quarti e di attaccare prevalentemente sulla nostra fascia destra. Tra i loro punti di forza spiccano invece proprio i cross e le palle inattive, che ottengono spesso con buone azioni in dribbling, grazie alla qualità dei loro giocatori in questo fondamentale. Questa volta, oltre a contrastare i traversoni e indirizzare gli avversari verso il centro, aggiungiamo anche una raccomandazione tattica: evitare contrasti troppo duri, così da non concedere dribbling semplici né calci piazzati pericolosi. L'11 titolare questa volta resta invariato, tutti i titolari sono confermati dal primo minuto. La partita contro la Triestina inizia subito con il nostro possesso. Dopo appena 2 minuti, Condello prova il tiro da dentro l'area, paventa il portiere, ma non c'entra lo specchio. Anche la Triestina ci prova con il proprio terzino destro, ma il suo tiro è meno pericoloso e altrettanto impreciso. Al 16esimo creiamo un contropiede ben orchestrato che libera Emanuello al limite dell'area. Il suo destro è potente, ma si stampa sulla parte superiore della rete. A metà del primo tempo, Condello pennella una punizione perfetta sulla testa di De Marino, che stacca con forza e batte il portiere, e noi siamo avanti. 10 minuti dopo, ancora Condello serve Emanuello al limite, ma il centrocampista manca nuovamente il bersaglio. Il piano tattico sta funzionando in maniera alternativa. La Triestina si è adattata alla nostra superiorità numerica a destra, lasciando però scoperta la fascia sinistra. Condello si infila in area, viene murato, ma Niang raccoglie la palla. Davanti al portiere però non è lucido ed il tiro viene parato. Per la terza volta Emanuello ha la chance per segnare, ma ancora una volta spreca. Non è serata per lui. Il primo tempo si chiude con noi in vantaggio. Stiamo giocando una gran bella partita e contenendo con relativa facilità le rare avanzate della Triestina. Nel secondo tempo cambiamo approccio e proviamo a spingere subito sulla sinistra per sorprendere gli avversari. Il ritmo però cala. La Triestina ci prova da lontano, ma senza precisione. Emanuello, alla sua quarta occasione, stavolta inquadra la porta, ma il portiere gli nega il gol con un grande intervento. E nel finale, su una punizione calciata malissimo dagli ospiti che termina sul fondo, l'arbitro fischia la fine. Quanto detto all'intervallo resta valido: ottima gestione del possesso, pari al 61%, e pochissime azioni concesse a una squadra di alta classifica. Questa volta le contromisure hanno funzionato molto meglio, i cross riusciti e quelli contrastati sono in perfetto equilibrio, e abbiamo concesso solo 2 posizioni, entrambe innocue e da centrocampo. Inoltre, i dribbling concessi sono stati solo 7, mentre i contrasti riusciti ben 23. Sono dati che parlano chiaro. Con questa vittoria si chiude il mese di novembre, o quasi. Dando uno sguardo alla classifica, ora siamo nettamente in testa. Il Padova, che ha vinto una sola delle ultime 5 partite, è scivolato a 8 punti di distanza. Abbiamo piazzato il primo vero strappo in vetta, ed ora anche la loro seconda posizione non è più così salda. Ma attenzione, perché manca ancora una partita, il terzo turno di Coppa Italia di Serie C contro la SPAL. Con un turnover che coinvolge praticamente tutti i titolari, usciamo sconfitti, una sola conclusione nello specchio su 10 tentativi. La SPAL sblocca il match con un capolavoro di Rao, tiro a giro imprendibile e nulla da fare per Rizzo. È il momento di eleggere l'MVP del mese, Andreas Braga. 5 presenze, tutte giocate ad altissimo livello, con una media voto di 7. Nonostante le difficoltà iniziali nella gara contro l'Arzignano, ha guidato la difesa con sicurezza e costanza, e il premio è meritato. Prima di entrare nel vivo di dicembre impostiamo il piano d'allenamento, 2 settimane di focus sul nostro stile di gioco sulle fasce, seguite da allenamenti mirati a migliorare attacco e tecnica. La prima settimana del mese non porta grandi novità, perciò andiamo subito alla partita di campionato contro il Lumezzane. Partita dai 2 volti, dopo 10 minuti dominati e il gol del vantaggio, ci spegniamo lentamente. Iotti, al ritorno in campo dopo 8 mesi fuori per la rottura del crociato, firma subito un assist per Comi, freddo davanti al portiere. Nel finale però un cross basso manda fuori tempo il primo difensore e colpisce Serpe. Il rimpallo è sfortunato e finisce a rete per l'1-1 finale. Anche la seconda settimana di dicembre non porta particolari novità, quindi andiamo dritti al risultato della partita contro la Pro Patria. Gara affrontata con ampio turnover, ma giocata in modo impeccabile da tutti. Concediamo un solo tiro, peraltro innocuo, e portiamo a casa i 3 punti grazie al gol di Contaldo, bravo a raccogliere l'assist di Pannitteri e superare il portiere con un preciso diagonale sul palo lontano.
Con il mercato invernale ormai alle porte, iniziamo a rivedere le priorità per gli osservatori. Se dovessimo riuscire a cedere Comi, avremo bisogno di una nuova punta centrale con caratteristiche simili. Cerchiamo profili nel centro Europa, al massimo 26enni. Stesse caratteristiche anche per un terzino destro, che possa prendere il posto di Iezzi in caso di cessione o emergenza. Ora è il momento di concentrarci sul big match in vetta alla classifica. Il 14 dicembre facciamo visita al Padova. Dal report prepartita emergono punti deboli interessanti. Un terzo dei gol subiti arrivano da filtranti in profondità e il loro portiere è in pessima forma, soprattutto nelle uscite. Per questo chiediamo passaggi lunghi, ritmo più basso del normale e cross tagliati dalla tre quarti. Ma i punti di forza non mancano, proprio come la Triestina, anche il Padova ha elementi forti nei dribbling, nei cross e nei calci piazzati. Occhio soprattutto alla loro punta Bertolussi, secondo miglior marcatore del campionato. Per ora manteniamo la stessa impostazione difensiva usata contro la Triestina, senza ulteriori aggiustamenti. Se poi Bertolussi verrà confermato titolare, allora interverremo. Formazione iniziale quasi invariata, le uniche due novità sono Iotti e la rosa titolari sulla destra, con Iezzi e Frey in panchina. Bertolussi parte dal primo, quindi già prima del fischio iniziale chiediamo a Sbraga di marcarlo a uomo e la partita inizia. Dopo appena un minuto ci facciamo infilare da un filtrante, Liguori calcia da lontano, Marizio è attento e salva tutto. Al 18° lanciamo Comi in profondità, sulla sinistra è liberissimo Condello, ma Comi preferisce tirare e la palla esce. Poco dopo perdiamo di nuovo Liguori e 1 contro 2 e Sbraga deve scegliere, chiude sull'ala e lascia Bertolussi libero, che riceve e punisce. Padova in vantaggio. Nella seconda metà del primo tempo succede poco, ma rischiamo ancora troppo. De Marino in giornata Ro e sarà sostituito già all'intervallo. Inoltre stiamo concedendo il possesso con troppa facilità, quindi tolgo l'istruzione di restare in piedi nei contrasti e lasciamo libertà decisionale ai giocatori. Il secondo tempo cambia volto, rischiamo meno e su calcio d'angolo arriva una buona occasione, anche se il tiro finisce fuori. Inseriamo quindi forze fresche e torniamo a spingere. All'80° Emanuello riceve palla arretrata, si porta al limite e lascia partire un tiro imparabile. È 1-1. Ma non ci accontentiamo. Nel recupero Pannitteri incrocia un tiro che finisce di poco alto. A un minuto dalla fine, Iotti brucia la fascia e mette un cross perfetto. Pannitteri colpisce testa e prende la traversa. Si avventa sul pallone e ci riprova. Palo, rimpallo e la palla rimane lì. E poi arriva lui, Safia. Come un falco si fionda sul pallone fermo sulla linea e lo spinge dentro. E questo è il gol da 3 punti. Perché non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine e ci consegna la vittoria. Dopo un primo tempo difficile abbiamo cambiato passo. Il fatto che Bertolussi, autore del gol, non superi il 7 in pagella, mentre Sbraga chiude con un sontuoso 7.7, dice tutto sulla bontà della marcatura uomo. Ma il vero colpo è stato nei cambi. Tutti quelli entrati nella ripresa sono stati decisivi e tutti hanno ottenuto voti sopra il 7. Siamo arrivati all'ultima settimana del mese e ne approfittiamo per dare un'occhiata al nostro settore giovanile. La primavera è ancora in battuta dopo 2 mesi e guida il campionato Primavera 3 con 5 punti di vantaggio sul Novara Under 20. Anche l'Under 18 sembra aver superato il periodo di pareggi infiniti, ora alterna vittorie e sconfitte, ma finalmente è viva. Sono quinti nel campionato Allieve C e ci sono margini di crescita. Di domenica affrontiamo il Legnago, terzo in classifica. La prestazione è solida, li costringiamo a tirare sempre da lontano senza mai impensierirci davvero. Solo un tiro in porta su 7 tentativi. Noi invece la decidiamo a inizio ripresa. Contaldo serverà su terra Comi che non sbaglia, 1-0. A fine dicembre la classifica ci sorride, siamo ancora in vetta e grazie alla vittoria nello scontro diretto con il Padova il nostro vantaggio è salito a 11 punti. Se riusciremo a gestirlo avremo anche il vantaggio psicologico su chi lotta dietro, con ben 5 squadre racchiuse in appena 4 punti. Il giocatore del mese è Matteo Rizzo, non solo per le 4 presenze di dicembre, in cui ha subito appena 2 reti e mantenuto 2 clean sheet, ma per l'intero girone d'andata, prestazioni sempre solide da giocatore di categoria superiore. Ma per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!